900.000 euro di fatturato, 18 dipendenti e un locale aperto 7 giorni su 7 e un buco di 80.000 euro in bilancio. Questo è un caso realistico che ho analizzato personalmente. Un'attività di ristorazione con tutto quello che serve per avere successo: clienti, location e qualità. Eppure stava perdendo soldi ogni mese e il titolare non sapeva il perché. Oggi ti mostro cosa non andava numero per numero e come questa azienda è tornata inutile in solo 18 mesi. Nessuna teoria, nessuna scusa, solo numeri. Se gestisci quindi un ristorante, un bar o una pizzeria o qualsiasi attività di ristorazione, questo video probabilmente è il più importante che vedrai quest'anno. Sono Teresa Messina e sono una consulente strategica per le piccole e medie imprese in Italia. Ho una formazione in economia e un master in controllo di gestione alla Bocconi di Milano e negli anni ho analizzato decine di aziende in settori diversi, dalla ristorazione all'immobiliare, dall'artigianato ai servizi professionali. Ho visto dall'interno situazioni che sembravano veramente solide sgretolarsi. Ho imparato così a riconoscere i segnali prima che diventassero vere e proprie emergenze. Il caso di oggi è quello che mi ha colpito di più, perché i numeri erano chiarissimi, ma nessuno li stava guardando. In questo video ti porto dentro l'analisi completa del conto economico voce per voce, analizzando il food cost come nessuno mai te l'ha fatto analizzare. I 5 errori strutturali che stavano divorando i margini e il piano che ha riportato l'azienda inutile in 18 mesi. Resta fino alla fine, perché nell'ultimo minuto ti dico cosa puoi fare tu da domani mattina. Quando ho messo e ho analizzato sotto la lente il conto economico di questa attività, voce per voce, il quadro era questo: fatturato annuale 900.000 euro, apparentemente alto, quindi sembra un'azienda solida, ma i costi raccontavano una storia completamente diversa. Partiamo dal food cost, ovvero quante materie prime consumi per ogni euro incassato. Era al 41% quando i dati di riferimento sono dal 25 al massimo del 30%. Ma il punto non è solo una percentuale vista così in termini assoluti, è capire perché era così alta. Ti faccio un esempio concreto e pratico con il salmone. Lo compri a 18 euro al chilo, sembra chiaro, ma dopo che l'hai pulito ci sono gli scarti. E dopo che l'hai cucinato, oltretutto, il peso si riduce. Questo chilo è diventato 700 grammi. Il tuo costo reale, quindi, non sono 18 euro al chilo, ma sono 25,70 euro, 32% in più rispetto a quello che pensavi di spendere. In questo caso analizzato, nessuno stava facendo questo calcolo del food cost. Questo veniva stimato solo come costo al chilo e non veniva considerato minimamente il peso netto utilizzabile del prodotto. Su ogni piatto a base di pesce il margine era già sbagliato in partenza perché si partiva da un presupposto sbagliato: il costo della materia prima. Poi consideriamo il beverage cost, che è un costo importante anche nel settore della ristorazione. In questo caso era il 31%, quando i dati di riferimento per il settore sono dal 18 al massimo 25%. Sono ben 9 punti percentuali di differenza. Su un fatturato di beverage di 200.000 euro totali annui, quei 9 punti valgono 18.000 euro di utile buttato nella spazzatura, soltanto per aver fatto dosaggi imprecisi, omaggi non registrati o sprechi non dichiarati. Adesso passiamo a un'altra voce di costo che stava letteralmente bruciando l'utile del ristorante: il costo del personale. Era il 44%, dovrebbe stare tra il 30 e il 35%, considerando anche tutti gli oneri fiscali collegati: turni non ottimizzati, straordinari organizzati male. Il costo reale, tra l'altro, dei dipendenti era stato sottostimato perché si era considerato solo quello che si pagava in busta paga e non si consideravano la 13ª, la 14ª, le ferie, il TFR da accantonare. C'era completamente tutto da rifare. E poi c'è la voce più importante che voglio che tu ricordi in questo video:
c'era un affitto che pesava per il 12% del fatturato. Spesso sento dire da molti imprenditori nel settore che un 10% sia una soglia accettabile. È sbagliato, perché già il 10% è in una soglia limite quasi di emergenza. Dovrebbe essere un punto di riferimento il 5%, massimo l'8% del fatturato annuo. Con l'affitto al 12% capisci bene che non è un'azienda flessibile, perché è un costo fisso che il ristorante deve sostenere indipendentemente da quanti piatti può vendere durante il mese o l'anno. Il risultato finale? Utile negativo registrato di meno 8 punti percentuali. Ogni euro incassato produceva 8 centesimi di perdita pura. Dall'analisi sono emersi esattamente 5 errori strutturali. Non sono errori di incompetenza, sono gli errori che fanno la maggior parte dei ristoratori in Italia. Probabilmente ne riconoscerai almeno uno anche nella tua. Errore numero 1. Il food cost calcolato sul prezzo d'acquisto e non sul netto. Come abbiamo fatto l'esempio del salmone, spesso si considera il food cost solo con il costo d'acquisto della materia prima al chilo, senza considerare gli scarti, gli sprechi oppure la diminuzione del peso netto quando si cucina. In questa attività nessun piatto aveva una scheda tecnica dedicata che considerava la marginalità del piatto stesso. Ogni piatto del menù aveva tra l'altro un food cost sottostimato e quei numeri sbagliati si propagavano su ogni decisione di pricing. Errore numero 2. Il beverage senza controllo delle dosi. Al bar le dosi venivano fatte ad occhio. Non c'era una procedura precisa, non erano state stabilite le dosi per ciascun drink. Un barista, magari generoso distratto, poteva versare fino al 25% in più di prodotto su ogni singolo drink. Su 100 cocktail per ogni sera per 300 sere stiamo parlando di migliaia di euro che venivano completamente eliminati dall'utile di fine anno. La soluzione non è sorvegliare 24 ore al giorno i dipendenti, è quello di stabilire delle procedure operative standard coerenti e che possano essere percepite e recepite da tutti i dipendenti. Errore numero 3. Il costo del lavoro è stato sempre sottostimato. Veniva solo considerato il costo lordo della busta paga. Non c'erano nel calcolo i contributi previdenziali, il TFR, le tredicesime, le ferie. In Italia il costo di un dipendente si aggira tra il 35 e il 40% in più rispetto al lordo contrattuale. Su 18 dipendenti significa che si è sottostimato questo costo del lavoro per migliaia di euro ogni anno. Errore numero 4. Nessuna gestione del cash flow, dei flussi di cassa. Non esisteva nessuna proiezione dei flussi di cassa a 8 o a 12 settimane. Il conto corrente veniva utilizzato come termometro della salute dell'azienda, ma il conto corrente è solo una fotografia istantanea della gestione. Non ti dà la proiezione di tutti i flussi di cassa futuri che tu dovrai affrontare nel pagare i dipendenti, i fornitori, le materie prime e tutte le scadenze che avrai da oggi fino ai prossimi 3 mesi. Se non fai queste proiezioni, ti troverai sempre in problemi di liquidità, perché fra 2 mesi, tra 3 mesi, non saprai come far fronte ad alcune spese che tu hai rimandato. Errore numero 5. Il titolare è l'azienda. Questo è quello che trasforma un'azienda in una prigione. Nessuna procedura scritta, ogni decisione passava dal titolare. Chi riceveva la merce, chi gestiva i reclami, chi parlava con i fornitori, era sempre lui, il titolare. Se il titolare si ammala, l'azienda perde di efficienza. Se vuole una settimana di vacanza, il locale va in crisi. Questa non è un'impresa, è un lavoro dipendente con un rischio imprenditoriale e nessuna tutela di un dipendente. Costruire sistemi che facciano girare l'azienda e andare avanti l'azienda senza la presenza del titolare è la differenza tra possedere un'impresa oppure essere posseduti dall'azienda stessa. Adesso fermati un secondo. Mentre ascoltavi questa analisi, hai pensato alla tua attività? Non devi rispondermi, ma se sì, voglio che tu sappia una cosa. Il problema non è la tua competenza. Chi apre un ristorante, chi lo gestisce ogni giorno, chi costruisce una clientela fissa, sa fare il suo mestiere. Spesso lo sa fare anche benissimo. Il problema è che a nessuno viene insegnato
come si analizzano i numeri. Quella competenza viene delegata spesso al commercialista, che però si occupa di altro, si occupa di tasse e di adempimenti, non di aiutarti a capire se il tuo food cost è fuori controllo. Secondo i dati Istat, il 75% dei ristoranti in Italia fallisce entro i primi 5 anni. Il motivo principale però non è la mancanza di clienti, bensì la mancanza di controllo dei margini. E voglio sfatare un mito prima di andare avanti. Sento spesso dire: se controllo i costi e quindi i margini, perdo la qualità. È esattamente il contrario. Il rigore gestisce l'azienda e la qualità attira il cliente. Se hai solo la qualità ma non hai rigore, hai un hobby molto costoso e mal pagato. È proprio perché controlli i costi che ti puoi permettere di comprare la materia prima di qualità, perché non ne sprechi neanche un grammo. Nei prossimi 3 minuti ti mostro il piano che ha cambiato completamente le cose. 5 sistemi e i primi risultati sono arrivati solo dopo 90 giorni di averli applicati. Sistema numero 1: le schede tecniche per ogni piatto. Il primo intervento è stato quello di costruire le schede tecniche per ogni piatto che veniva venduto a menù. Prezzo di acquisto, resa netta, costo reale per porzione. Da quel momento quindi ogni decisione di pricing veniva basata su un dato certo, su un numero che ti stabiliva il costo per ogni piatto, e ogni volta che un fornitore alzava il prezzo del prodotto, della materia prima che tu utilizzavi, si vedeva subito l'impatto sul margine. Sistema numero 2: la matrice del menù per margine. L'analisi di ogni piatto per margine e per volume di vendita. I piatti ad alto margine venivano promossi anche attraverso l'ingegnerizzazione del menù o attraverso la proposizione attiva dei dipendenti. I piatti invece a basso margine venivano o riformulati oppure venivano completamente eliminati dal menù. In 12 mesi il food cost è sceso dal 41% al 31%. Abbiamo guadagnato 10 punti percentuali di utile, che su 900.000 euro di fatturato sono 90.000 euro di utile netto che entrano all'interno dell'azienda, senza aumentare magari i prezzi, ma solo cambiando i fornitori e facendo un'ingegnerizzazione del menù fatta in maniera professionale. Sistema numero 3: le procedure operative standard per il beverage. Dosi definite per ogni drink. Stabilire le procedure operative standard per ogni singolo drink che il dipendente o colui che era addetto al banco doveva seguire. In 6 mesi il beverage cost è passato dal 31% al 21%. Abbiamo recuperato anche qui 10 punti percentuali che su 200.000 euro di fatturato solo beverage corrispondono a 20.000 euro annui di utile in più sul fatturato totale. Sistema numero 4: il piano cassa a 12 settimane. Ogni settimana veniva compilato un file per il cash flow, per i flussi di cassa attuali e potenziali previsionali per i prossimi 3 mesi. Il risultato è stato 0 sorprese, 0 rate saltate, 0 fornitori bloccati, 0 stress. Sistema numero 5: il report decisionale. Una pagina con 5 indicatori: fatturato, food cost, beverage cost effettivo, margine operativo e cassa disponibile. 5 numeri che ci hanno permesso di capire se l'azienda stava andando nella direzione corretta. Perché chi governa un'azienda, guardando 5 numeri soltanto, riesce a prendere delle decisioni migliori e più rapide di chi ha 100 numeri e non sa leggerli. Se sei arrivato fino a qui, ti chiedo di fare una cosa. Prendi il conto economico della tua attività e comincia a cercare queste voci: food cost, beverage cost, costo del lavoro, incidenza dell'affitto. Se l'affitto già supera il 10%, sei in una zona di rischio. Il target per avere un'azienda solida e snella con dei costi fissi bassi è dal 5 all'8%. Se non riesci a trovare questi numeri in meno di 5 minuti, significa che già hai un problema. Se i numeri non ti piacciono, hai 2 strade. La prima è quella di iscriverti alla community Protocollo Impresa. Ti lascio il link in descrizione e al primo commento. Trovi le prime 3 lezioni gratuite,
una community di imprenditori che stanno lavorando insieme per risolvere i tuoi stessi problemi e io che rispondo direttamente alle domande tecniche. È gratis e non c'è nessun motivo per non farlo oggi. La seconda è per chi vuole muoversi in maniera più veloce e diretta. Se gestisci un'attività con almeno 300.000 euro di fatturato annuo e sai già che c'è del margine che non riesci a recuperare da solo, puoi candidarti per la sessione strategica con me. Non è una chiamata commerciale, è un'analisi strategica dei tuoi numeri, con la stessa precisione che hai visto qui nel video. Il link per candidarti è sempre in descrizione. I posti sono limitati perché lavoro con un numero ristretto di imprenditori alla volta. Grazie per essere stato fino alla fine con me. Se questo video ti ha dato qualcosa di concreto per aiutarti nella gestione della tua azienda, condividilo con un imprenditore che conosci. Potresti fargli il regalo più utile dell'anno. Ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video.